Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera Valentina, buonasera Buonasera Simonetta. Stefano che da dietro le quinte ci aiuterà a fare questo live questa sera, eccolo lì con la manina. E prima di tutto io devo dirvi che sono felicissima perché forse questa sera non abbiamo problemi tecnici, quindi tocchiamo ferro, tocchiamo legno, tocchiamo tutto, ma se tutto va bene stiamo andando live sul canale YouTube, live che ringraziamo per questo incredibile spazio che ci sta mettendo a disposizione. Se per caso qualcuno è live in questo momento e vedo un occhietto, è comparso un occhietto, quindi abbiamo già una persona. Abbiamo a disposizione anche la chat, quindi se volete fare delle domande, se volete lasciare dei commenti, se volete interagire, potete scrivere direttamente sulla chat di YouTube e noi saremo poi molto felici di rispondervi e alla fine di fare una chiacchierata tutta assieme. Quindi no label, aperitivo inclusivo, il programma settimanale di Spirit of the Game, questa fondazione a cui Valentina ed io apparteniamo e che magari poi racconteremo alla fine di questo live. In particolar modo No Label Aperitivo Inclusivo nasce con la volontà di Valentina e mia di costruire un format un po' differente per parlare di aspetti che hanno a che vedere con il women empowerment, ma che hanno un po' così l'obiettivo, raccontando delle storie diciamo di vita comuni, di sensibilizzare innanzitutto le persone, quindi non solo le donne ma anche gli uomini sul discorso di women empowerment e di fare in modo che le donne prendano consapevolezza delle proprie capacità, della propria forza, che eventualmente anche chiedano aiuto se hanno bisogno, perché c'è una comunità che sta crescendo sempre di più e che ha voglia di interagire con loro e ha voglia di aiutarle. Quindi questa sera avremo delle ospiti incredibili che parleranno, ma prima di incominciare con le nostre ospiti vorrei lasciare la parola a Valentina se vuole aggiungere qualche cosa, se no io parlo troppo e poi non ci dimentichiamo che siamo in ora di aperitivo e dobbiamo assolutamente brindare, vero Valentina? Assolutamente, perché è no label, aperitivo inclusivo e vogliamo soprattutto, Simonetta ha già detto tutto, aggiungo solo che noi vogliamo trasmettere questo messaggio di parità di diritti e di doveri e consapevolezza delle donne in un modo simpatico, motivo per cui è leggero, quindi affrontiamo anche temi complessi e complicati, ma lo scopo è sempre porli in una maniera simpatica e man mano sempre più interattiva. Quindi ecco che di venerdì sera ci sta benissimo un bicchiere di vino. Simonetta, che cosa ci porti stasera? Guarda, io questa sera opto per un vino rosso che viene dalla Sardegna, è un Canonau di Sardegna DOC, un prodotto direi molto interessante che si presta anche come aperitivo perché non è particolarmente strutturato, ma ha delle caratteristiche di naso in bocca che sono perfette, quindi io lo consiglio sia come aperitivo, ma come diciamo vino da bere durante i pasti, magari accompagnato con della carne di agnello, con della carne di maiale grigliata, perché no, con dei salumi o dei formaggi anche provenienti dalla Sardegna. Quindi se volete informazioni mi scrivete e io ve le do, se no Valentina io direi di brindare e di incominciare, cosa ne dici? A noi. Quindi ce la facciamo. A noi e a tutti i nostri ascoltatori e tutti i nostri ospiti. Quindi io incomincerei a introdurre intanto in video le nostre due ospiti, che sono Arianna Pigini e Chiara Piscitelli. Amiche mie, amiche nostre, benvenute questa sera con noi. Ciao, buonasera, grazie. Buonasera. Buonasera a tutte. Grazie di essere con noi, grazie di aver accettato questo invito. Grazie a voi. E speriamo che questa sia soltanto
la prima volta, ma che ci vogliate deliziare della vostra presenza anche in futuro, vero Valentina? Assolutamente. Speriamo di essere Molto l'inizio volentieri. di una lunga collaborazione. Grazie, Allora, assolutamente sì. intanto, come ci spiegherà meglio Arianna, di cui adesso poi vi farò anche un'introduzione un pochino più precisa, Arianna è la mente è la creatrice di una fondazione splendida che si chiama L'Abbraccio del Mediterraneo, che ha uno scopo molto profondo, molto preciso, però io non voglio addentrarmi in questa cosa e lascerò a Arianna spiegare esattamente di che cosa si tratta. Arianna, poi deciderai tu se farlo prima o dopo della tua storia che andrai a raccontare. E in ogni caso, con Spirit of the Game, quindi con la nostra fondazione e l'Abbraccio del Mediterraneo, so già che faremo una qualche collaborazione, perché comunque abbiamo delle grandi sinergie e abbiamo da subito espresso questa volontà di collaborare assieme. Non abbiamo ancora, diciamo, parlato esattamente come, ma lo faremo e lo faremo anche molto presto, perché già ci piacciamo in questo modo qua, quindi figuriamoci con una collaborazione a livello di fondazione. Allora, abbiamo come sempre scelto di incominciare a parlare con le nostre ospiti semplicemente in ordine alfabetico per non far torto a nessuno, quindi la prima persona che ci racconterà la storia è proprio l'Arianna. E Arianna è la mamma di un bambino di 11 anni che si chiama Gabriele, è un'imprenditrice ed è appunto presidente e fondatrice dell'associazione che si chiama L'Abbraccio del Mediterraneo ETS, 100 donne per tutte. La sfida di Abbraccio del Mediterraneo è quella di promuovere una cultura del cambiamento, valorizzando la necessità assoluta della tutela dei diritti umani, passando per il contrasto alla violenza di genere. Ma appunto Arianna ci spiegherà meglio poi dopo di che cosa si tratta. Arianna ha studiato lingue e letterature straniere ed è attualmente iscritta a sociologia. Si interessa di arte, tecnologia, dipendenze digitali, musica classica e ha partecipato a molti convegni e conferenze. Ha pubblicato come self-publisher 2017 Anno Zero, una trilogia di immagini, pensieri e riflessioni. È stata premiata 8 marzo 2020 dal Women Economic Forum che si è svolto al Cairo in Egitto, un evento che è stato, diciamo, patrocinato comunque dalla delegazione italiana, anche dal presidente El Sisi, sul tema della cultura e creatività. Il premio che le è stato riconosciuto, che è un premio assolutamente di importanza, è Iconic Women Creating a Better World for All. Molto, molto brava Arianna, i nostri complimenti. Grazie. Nel 2021 ha pubblicato un fantastico libro che si chiama 100 donne per tutte, 1000, 10.000, 100.000 verso Istanbul, l'importanza di fare rete. Il libro è una raccolta con 100 autobiografie professionali di donne fra le più influenti nel panorama italiano e che sono state selezionate proprio a sua cura, cercando fra le tante classifiche dell'eccellenza il femminile. Il volume ha lo scopo di far conoscere una cosa importantissima che è la Convenzione di Istanbul e le 100 donne che sono riuscite in un mondo di uomini ad imporsi attraverso capacità e conoscenza e dove ognuno di loro con le proprie competenze può essere di supporto all'altra. È stato fra l'altro selezionato al Salone del Libro di Torino nell'edizione che si svolgerà quest'anno nel 2023. A novembre poi del 2021 è stata premiata come scrittrice del libro 100 donne per tutte dal Consiglio regionale del Lazio per l'impegno nella sensibilizzazione al contrasto sulla violenza domestica. Attualmente è impegnata in altre attività per sensibilizzare e promuovere i diritti umani, fondamentalmente delle donne e degli uomini. Quindi, intanto con tutti questi impegni, Arianna, io non posso che ringraziarti per aver trovato questo tempo per stare con noi questa sera e farti un aperitivo. Questa è la cosa fondamentale per raccontarci qualcosa che so che i nostri, scusatemi, ascoltatori
apprezzeranno. Ma come sempre, al di là della storia, noi abbiamo chiesto ai nostri ospiti di creare anche uno slogan per la storia che andranno a presentarci. E lo slogan di Arianna è una cosa che io condivido assolutamente e che faccio mia praticamente tutti i giorni, ed è il seguente: un incontro non è per caso. Quindi, come sempre capita nella vita, ci sono delle situazioni, si incontrano delle persone che a parer mio hanno sempre una motivazione, quindi c'è sempre un perché. E io vorrei proprio lasciare la parola ad Arianna in questo momento, che ci racconti la sua storia e che ci spieghi esattamente il suo slogan. Grazie, a te la parola, Arianna. Grazie Simonetta, grazie Valentina, vi ringrazio per questo invito e ringrazio anche Chiara Pescitelli, che poi, come vi racconterò più avanti, è una delle 100 donne per tutte, che è stata appunto selezionata in questo libro. Io vi ringrazio perché sì, hai ragione, partecipare, ecco, di venerdì, mi è piaciuto questo invito perché è l'aperitivo inclusivo. Serve anche un po' a fine settimana, un po' a rilassarci, a scambiare due parole, a parlare di quello che a noi ho visto anche come mission di Spirit of the Game, l'empowerment femminile, quindi un denominatore comune che questa sera ci accomuna tutte quante. Vi ringrazio e diciamo, la mia storia, appunto, come hai appena accennato, nasco come imprenditrice e poi nel 2016 decido di fondare questa associazione, L'Abbraccio del Mediterraneo ETS, e siamo diventati dal 1° gennaio un ente del terzo settore. Fondo questa associazione proprio diciamo, nel momento in cui, ecco, quello che volevo mettere in evidenza era il mio slogan, cioè un incontro non è per caso, come quello anche questo incontro che sta avvenendo qui questa sera, dove noi possiamo parlarci, possiamo confrontarci, siamo donne, vogliamo esserci appunto nella società e ci raccontiamo. Questo incontro, come ho detto prima, nel 2016 avviene in un momento particolare della mia vita, in un momento in cui avevo, diciamo, deciso un po' di reinventarmi e di continuare e cercare quei miei sogni che poi alla fine uno ha dentro e cerca di, magari a volte vengono accantonati, ma a un certo punto succede qualcosa che ti fa cambiare, che ti porta avanti oppure a crescere e a continuare quello che tu desideravi. Mi riscrivo all'università e volevo, appunto, sono iscritta a sociologia e durante questo mio percorso incontro una persona, un professore, che noi nel nostro parlare di tutti i giorni abbiamo deciso di fondare questa associazione. L'associazione nasce nel 2016 e iniziamo un percorso insieme, anche perché era un periodo un po' particolare dove tutti i giorni venivo catturata da continui numeri sulla questione del femminicidio. Quindi abbiamo cercato di capire perché avvenivano questi fenomeni e perché non se ne parlasse in un modo sufficiente. Abbiamo cercato di capire, abbiamo fatto un primo convegno a Montecitorio, dove con tutte, diciamo, le difficoltà del caso, anche perché era all'inizio di un'attività, quindi come associazione ancora non erano ben chiare magari le dinamiche di come si dovessero svolgere certi tipi di attività. Quindi abbiamo cercato di improntarci in un modo con calma, piano piano, cercando di arrivare al problema. Abbiamo fatto questo primo convegno dove abbiamo donato 5 pietre, chiamata La Pietra Spezzata, perché abbiamo voluto commemorare quelle donne uccise appunto per femminicidio. So che vi sto parlando, insomma, di un argomento che è un po', diciamo, triste tra virgolette, ma è un argomento che purtroppo è all'ordine del giorno. Quindi la necessità, dopo questo primo convegno, era quello di cercare se nel nostro paese ci fosse qualcosa che tutelasse le donne
contro questo fenomeno. E finalmente riusciamo a capire che comunque l'Italia, il nostro paese, ha firmato e ratificato un trattato importantissimo, come diceva prima Simonetta, la Convenzione di Istanbul. Questo trattato internazionale che poi è stato ratificato dall'Italia e è diventato legge. Il mio percorso è stato quello di appunto cercare un insieme di donne che fossero sensibili a questo tema e che comunque potessero condividere il mio desiderio di creare una rete di donne per le donne, dove appunto una sia di supporto all'altra, come anche stiamo facendo qui questa sera, no? Raccontarci e raccontare perché le donne fanno delle scelte, perché come le donne si approcciano nella società, come cercano di imporsi nella società. La cosa più, diciamo, raccontare tutte le attività di quello che fa l'associazione, poi possiamo anche vederlo più avanti, ma quello che io volevo dare come messaggio rispetto a quello che all'empowerment femminile è la consapevolezza della donna, la consapevolezza di se stesse. Quando io ho intrapreso questo percorso, vi racconto questo piccolo aneddoto e mi sento un po' di raccontarmi e di aprirmi a voi, proprio perché appunto, come diceva Simonetta, è nata questa empatia e sicuramente faremo molte cose insieme. Quando io ho iniziato questo percorso, diciamo, è successo a livello proprio familiare qualcosa di catastrofico, perché vedere una donna che esce comunque dai canoni, no, tra virgoletti, di routine normale, sembrava una cosa stranissima, assurda, chissà che cosa stesse succedendo, nel senso, io nasco come imprenditrice, quindi porto avanti l'azienda di mio padre, vado avanti in questo percorso, ma a un certo punto decido di pensare innanzitutto a quello che voleva Arianna, cioè quello che volevo fare io. Ho deciso di fermarmi a pensare e ho detto basta, adesso la priorità sarò io, quindi una sana consapevolezza, chiamiamolo così, un sano egoismo, anche perché avevo, come abbiamo detto prima, il bambino, avevo un bambino di 4 anni in quel momento, no? Quindi ho scelto di togliere del tempo al mio bambino, ho scelto di togliere del tempo all'attività che comunque portavo avanti ormai da molti anni e di intraprendere un nuovo cammino. Quindi la consapevolezza in quel momento di dire no, adesso dedico del tempo a me e voglio continuare, voglio portare avanti i miei sogni, cioè quello che poi a distanza di 7 anni siamo, ecco, come abbiamo detto prima, abbiamo fatto comunque tante attività, stiamo cercando di creare questa rete, stiamo cercando di parlare di questi problemi, sensibilizziamo e cerchiamo di portare a conoscenza sia raccontando chi sono appunto queste 100 donne, sia tutte le attività che cerchiamo di fare con l'associazione, cerchiamo di sensibilizzare, cerchiamo di portare avanti i progetti, tutti comunque sempre nell'ambito, nell'ottica di portare a conoscenza quello che è la Convenzione di Istanbul, perché per il contrasto e alla lotta contro la violenza. Ma noi questo percorso stiamo cercando di farlo e vogliamo farlo anche con gli uomini, perché questa è una cosa fondamentale. Infatti io quando mi avete invitato sono andata anche un po' a riguardare gli incontri che ci sono stati con gli uomini e devo dire che mi è molto piaciuto, perché sentire parlare degli uomini e del mondo femminile è molto, diciamo che è un'esperienza positiva perché ci scambiamo delle idee, perché conosciamo l'altra parte dell'universo, anche perché io nasco in una famiglia dove la maggior parte, io ho molte cugine femmine, quindi la presenza maschile era soltanto, tra virgolette, i zii, eccetera, ma l'imprinting nasce proprio in una forma di matriarcato, quindi
anche il rapportarsi con l'altro sesso è importante, sentire i pareri, le opinioni, insomma, sentire anche l'altra parte dell'universo è fondamentale. E, che altro raccontarvi? Io, come abbiamo detto prima, il progetto 100 donne per tutte nasce appunto durante un periodo un po' particolare che è stato il lockdown, la pandemia, dove da qui abbiamo cercato di tirarne fuori appunto un libro, una raccolta di autobiografie di 100 donne fra le più importanti nel panorama italiano. Queste autobiografie sono autobiografie professionali. Perché? Perché abbiamo voluto mettere un po' in evidenza tutte le, diciamo, il percorso lavorativo di queste donne, come sono riuscite ad arrivare a questi livelli e tutte con le varie problematiche, diciamo, di un mondo patriarcale che comunque sia ci dobbiamo scontrare tutti i giorni. Quindi molto importante è il lavoro che poi noi facciamo insieme a queste ormai tante sono amiche, tante ancora dobbiamo incontrarci fisicamente, non ci siamo mai incontrate con alcune di loro perché purtroppo c'è stata la pandemia, comunque molte di loro sono dislocate in tutta, diciamo, l'Italia, poi anche molte si trovano all'estero, quindi non è facile far combaciare gli orari di tutte, oppure ecco, quando poi ci sono degli eventi, ma noi cerchiamo anche nel nostro piccolo, lo facciamo attraverso una chat, dove ci scambiamo delle idee, ci scambiamo le notizie, cerchiamo di combinare degli eventi, cerchiamo attraverso le nostre idee di confrontarci e di portare diciamo, quel nostro fare un po' a tutte le altre. E così è nato infatti anche questo incontro, grazie anche a Chiara Pescitelli, che è una delle 100 donne per tutte. E mi piaceva leggervi una cosa rispetto a Chiara. Quando io ho selezionato queste 100 donne, ho chiesto loro e calcolate che sono state scelte tra più di 1000 biografie che ho letto e che mi sono, insomma, un po', io mi immedesimavo un po' anche in loro quando leggevo le loro biografie, perché erano un po' i desideri, sai, quando ti raccontano una storia e tu dici veramente hai fatto questo, cioè veramente sei riuscita in questo progetto di vita, no? E quindi le ammiri perché tutto quello che hanno fatto rispecchia anche un po' i tuoi desideri, no? Se anche io avessi deciso di fare così, che poi ecco, poi magari uno non dice no, il tempo non è mai perso, perché poi le cose a volte vengono quando non devono accadere, quindi cerchiamo poi nel tempo di realizzarle, però comunque mi sento come se ognuna di loro un pezzettino, no, della loro vita è anche un po' la mia. Vi voglio leggere, ho chiesto loro, vi dicevo, di raccontare, di darmi un pensiero su quello che significava essere donne nel terzo millennio. E ognuna di loro ha dato appunto ha raccontato un qualcosa di loro. Il pensiero di Chiara è stato, ve lo voglio leggere, così poi magari lei ci racconterà perché ce lo spiegherà, ecco. Il pensiero di Chiara è stato le donne sono il collegamento divino tra la terra e il cielo. Quindi questo è un po' questo è il suo pensiero, e poi magari ce lo racconterà più avanti. Il mio desiderio è quello mi sto raccontando a voi, come spero, ecco, facciano anche altre, magari altre che possono raccontarsi. Vogliamo essere un po', diciamo, l'esempio. Io le 100 donne, 100 donne, oppure 100 donne, ma 1000, 10.000, 100.000, perché è per tutte, cioè il mio 100 donne per tutte è per tutte le donne, per tutte, anche perché le donne sono 4 miliardi, quindi no? Insieme, però è un cammino che devono fare insieme quell'altra metà del cielo che sono 4 miliardi di uomini. Queste 100 donne per tutte, io alla fine del libro ho scritto che sono modelli di crescita e di ispirazione
nelle quali riconoscersi. Ecco, quindi io in questo mio cammino di vita ho abbracciato questo desiderio, di portare avanti appunto questa associazione, tutte le varie attività, tocchiamo anche altri temi, quindi cerchiamo un po' di indagare quelle che sono le problematiche sociali e ci rivolgiamo anche e soprattutto al bacino del Mediterraneo, questo nostro mare che comunque ha una storia millenaria, una storia di arte, cultura e dobbiamo farlo conoscere, quindi portiamo attraverso la nostra esperienza l'esperienza di territori. Io credo che di aver raccontato abbastanza e non so se ci siamo coi tempi, non so, adesso vedo Valentina. Sì, allora grazie Arianna, un intervento preziosissimo, e con te dobbiamo assolutamente approfondire tanti altri temi, perché vogliamo ascoltare da te tante e tante altre cose in futuro. E adesso introduco invece Chiara, quindi la seconda speaker di oggi, partendo innanzitutto dal fatto che Chiara è una mia carissima amica da 30 anni e abbiamo fatto il liceo insieme. Così come anche Betty, che avete già avuto l'occasione di sentire in una prima puntata, perché comunque secondo me parte dell'empowerment femminile è anche un forte senso di amicizia, no? E quindi di costruzione di rapporti importanti che poi vengono portati anche a questo tavolo. Introduco quindi Chiara. Chiara Pescitelli si è laureata presso l'Università Federico II di Napoli in lettere moderne con indirizzo storico-artistico e beni culturali. Docente di lettere e sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, giornalista freelance, negli ultimi tempi si è occupata anche di viaggi e start-up. Ama i viaggi, quindi appena possibile parte per scoprire le meraviglie d'Italia e del mondo, e infatti con me ha creato un sito che si chiama Italy's Angel, che suggerisce itinerari e offre al cliente la possibilità di realizzare la vacanza dei sogni, perché in primis noi amiamo il nostro paese, sappiamo le potenzialità del nostro paese e vogliamo esprimere questo nostro amore per l'Italia anche attraverso appunto Italy's Angels. Questo era il nostro scopo. Chiara ha partecipato al progetto Acceleriamo Insieme per avviare una startup, infatti è alla ricerca di finanziatori perché il prototipo lo ha già realizzato. Chiara è anche appunto ambassador di 100 Donne per Tutte, progetto voluto dall'associazione L'Abbraccio appunto del Mediterraneo, che ha creato una rete di donne riunite per essere una di supporto all'altra, come ha spiegato benissimo Arianna. Ama lo sport, ha giocato a pallavolo, tennis, ping pong, pratica fitness, prende la bici appena può e le piace passeggiare, è appassionata di arte, visita mostre e musei, persona energica e disponibile, sposata con Fabio, ha un cagnolino dolcissimo, un maltese di nome Aleikos. Le piace trascorrere il tempo con amici, famiglia, nipoti, eccetera. Lascio la parola a Chiara, che presenterà appunto il progetto 100 Donne per Tutte, le 100 donne, la Convenzione di Istanbul, come ha già spiegato Arianna, ma soprattutto ci darà una sua visione sul tema. Vai Chiara. Buonasera a tutti e grazie a Simonetta e Valentina per questo invito. Io oggi sono qui in veste di ambassador 100 Donne per Tutte e infatti devo assolutamente ringraziare Arianna Piggini, che è la presidente dell'associazione L'Abbraccio del Mediterraneo, che ha fortemente voluto il progetto 100 Donne per Tutte. Questo progetto è stato pienamente realizzato perché l'obiettivo era quello di creare una rete di donne, fatta di donne, che fosse di supporto ad altre donne. E in questo gruppo splendido ci sono appunto 100 donne che purtroppo non riesco a nominare tutte, però non posso non citare ovviamente Arianna Piggini, che già abbiamo conosciuto, presidente dell'Associazione del Mediterraneo, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e Isa Maggi, presidente degli Stati Generali delle Donne. Io ecco le vorrei nominare tutte, però per motivi di tempo non c'è questa possibilità. Però ecco una cosa bisogna
bisogna dirla che tutte queste 100 donne sono animate dal desiderio di portare avanti la cultura del cambiamento e soprattutto hanno il desiderio e la voglia di contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica. Infatti uno degli obiettivi di 100 donne per tutte è proprio quello di incalzare i paesi che ancora non hanno firmato la Convenzione di Istanbul a farlo. La Convenzione di Istanbul è un trattato molto importante perché appunto parla e soprattutto vuole sconfiggere la violenza contro le donne e al tempo stesso la violenza domestica. Per la Convenzione di Istanbul la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e quindi è un documento fondamentale che però non tutti i paesi dell'Europa e del mondo hanno ratificato. Per esempio questa convenzione non è stata ratificata dal Regno Unito, dalla Bulgaria, dalla Lituania, dalla Lettonia, da molti paesi e invece andrebbe fatto perché appunto è un documento fondamentale che si occupa della violenza contro le donne. E in più in questo trattato c'è una prima definizione, una definizione di genere, dove per genere si intendono i ruoli un po' prestabiliti per gli uomini e per le donne. Infatti noi sappiamo che fino a poco tempo fa la dimensione della donna era essenzialmente quella domestica, quindi la donna era relegata a questa dimensione casalinga e si doveva occupare solo della cura e dell'accudimento dei figli, della casa e del marito. Invece poi dal 1800 in poi le cose sono cambiate perché sono nati i primi movimenti femministi come le suffragette in Inghilterra, grazie alle quali poi effettivamente in molti paesi le donne sono riuscite a raggiungere il diritto di voto prima di altri. In ogni caso diciamo che le donne che hanno rotto gli schemi col passato sono tante, sono tantissime. Forse la prima ad averlo fatto è stata proprio Eva, la quale cogliendo la mela altro non voleva fare che come dire, rompere uno schema e al tempo stesso conoscere, aveva questo desiderio evidentemente forte di conoscenza, quindi di uscire da questo Eden per scoprire altro. Ci sono ecco tantissimi esempi di donne del passato che hanno rotto questi schemi, hanno anche un po' scandalizzato con i loro modi di essere, di fare e soprattutto hanno mandato all'aria i canoni fino allora seguiti. Per esempio nel 1700 Jean Barré, una botanica, riesce a convincere il suo datore di lavoro, il botanico Commerson. Lei era figlia di contadini, quindi conosceva molto bene le piante e i loro poteri curativi, per cui forte di questa consapevolezza riesce a convincere il suo datore di lavoro, che è un botanico, Commerson, a partire con lui e un equipaggio di 330 uomini per fare il periplo della Terra. Quindi Jean Barré non solo è la prima donna ad aver circumnavigato il globo, ma è stata anche la prima donna ad essersi imbarcata, nascondendosi, travestendosi da uomo, perché all'epoca era assolutamente vietato alle donne salire su una nave, per cui lei si traveste da uomo e riesce in questa impresa incredibile, per cui arrivano prima in Brasile, dove catalogano e scoprono tante piante nuove, tra cui la bougainville, proprio un merito di questa Jean Barré, e il nome poi fu dato bougainville perché era il nome proprio dell'ammiraglio della nave sulla quale sia la Barré che Commerson erano. E dopodiché però viene scoperta, questo in Polinesia, e viene fatta poi scendere alle Mauritius, dove lei continua a catalogare piante e fiori e muore poi Commerson e decide di rientrare in Francia con 34 casse di materiale, di documenti, di fiori nuovi trovati, ma il riconoscimento dell'Accademia delle Scienze non andrà a lei, ma andrà a Commerson. Lei, diciamo, come botanica è stata rivalutata molto tempo dopo, anche se è suo il merito di aver scoperto tante piante. Ci sono ancora tante altre donne. Uno spunto io l'ho preso da questo libro bellissimo di Serena Dandini, non so se si riesce a vedere bene.
E quindi un'altra di cui Serena Dandini parla è per esempio Alexandra David Neal, la quale addirittura a fine 800 a 18 anni prende la bicicletta e da sola, in un'epoca in cui le donne non potevano circolare da sole, prende questa bici e da Bruxelles arriva in Italia, poi va in Francia, poi va in Spagna, insomma inizia a viaggiare da sola in mezzo mondo, ma il suo vero sogno in realtà è quello di entrare in Tibet. Nel 1911 il Tibet era ancora precluso ai visitatori stranieri, per cui lei è costretta insomma a inventare una serie di espedienti. In più questa è una donna che ha vissuto tantissime vite, perché grazie alle sue abilità canore riesce a farsi scritturare dall'opera di Hanoi e quindi grazie a questa possibilità lavorativa non solo riesce a mantenersi da sola in un'epoca in cui era praticamente impossibile se non con un uomo a fianco, ma addirittura riesce dopo 13 anni a entrare all'ASA come prima donna in assoluto e come prima straniera. Siamo nel 1924, questo dopo un viaggio fatto a piedi dalla Cina, passando per la Mongolia, attraversando strade secondarie in quanto era una clandestina, fingendosi mendicante, non avendo paura di nulla, è riuscita insomma in questo suo sogno. Questa signora, Alexandra Neal, è morta a 101 anni e un anno prima di partire era ancora lì a organizzare un viaggio. Questa volta voleva con la sua segretaria fare un giro del mondo in Renault. Quindi ecco un'altra donna senza limiti che è riuscita ad arrivare lì dove non era possibile. Un'altra fantastica è Margaret Mee, la quale dopo la seconda guerra mondiale rompe due schemi in realtà. Il primo è perché divorzia. E il secondo è perché decide col nuovo compagno di trasferirsi in Brasile. Perché? Perché lei è una pittrice di fiori, per cui sa che in Brasile sboccia molto raramente il fiore di luna. Il nome scientifico è Selenicereus witti e questo fiore ha la particolarità di sbocciare la notte ma di appassire immediatamente la mattina dopo. Per cui Margaret Mee, non curante delle insidie della foresta, dei pericoli dell'Amazzonia, degli animali, di tutto quello che poteva accadere, per 15 anni si reca, fa una serie di spedizioni in Amazzonia, intravede il fiore ma è quasi appassito, quindi non lo può ritrarre. Passano ancora tanti altri anni, lo intravede da lontano ma a causa della forte corrente del fiume neppure può raggiungerlo, non demorde, insiste, nonostante i vari fallimenti, va avanti e finalmente riesce a beccare questo fiore nel pieno della sua fioritura e a ritrarlo. Ovviamente questo poi le verrà il maggior premio per la botanica che si poteva conferire in Inghilterra. Le donne ecco, che hanno rotto questi schemi e che con la loro determinazione hanno portato avanti grandi discorsi, perché per esempio la stessa Margaret Mee andando in Amazzonia si è resa conto di cosa stavano facendo e cosa stanno ancora facendo, cioè la deforestazione, per cui è diventata una paladina dei diritti ambientali e quindi è contro la deforestazione dell'Amazzonia e quindi ha speso tutta la sua vita poi per questo ideale. Ma le donne che si sono battute per un ideale e che quindi hanno rotto questi schemi sono tantissime. Per esempio per quanto riguarda i diritti civili abbiamo Rosa Parks che non cedendo il posto a un bianco sul pullman ha così posto l'attenzione sui diritti civili degli afroamericani. Ancora abbiamo Amelia Earhart che è stata la prima donna pilota a sorvolare l'Atlantico e il Pacifico. Abbiamo Coco Chanel che dopo essere vissuta in un orfanotrofio ha rivoluzionato e completamente cambiato i canoni dello stile, dell'eleganza, della moda. Per quanto riguarda l'ambito scientifico non possiamo non citare la nostra Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nell'86, prima donna ad essere ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze, senatrice a vita, neurologa, scienziata, alla quale dobbiamo la scoperta del fattore di crescita
nervosa. Non possiamo, sempre in campo scientifico, non citare Marguerite Hack, che il cui contributo è stato fondamentale per la classificazione di diverse stelle. Al tempo stesso è stata la prima donna a dirigere l'osservatorio astronomico. Ancora abbiamo Samantha Cristoforetti, che già ha la sua 5ª missione spaziale e addirittura è la prima donna europea a essere stata, a diventare il comandante della stazione spaziale internazionale. Marie Curie, la prima persona in assoluto, qua non parliamo né di uomini né di donne, ma proprio prima persona in assoluto a ricevere 2 Nobel, uno per la chimica, l'altro per la fisica, grazie alla scoperta della radioattività e del plutonio e dell'uranio. Abbiamo ancora, per quanto riguarda donne che sono scese in politica, per esempio Evita Perón, che è diventata la regina del popolo argentino, in quanto appunto ha preso molto a cuore i diritti dei lavoratori e delle classi più povere, delle classi più deboli. Ma ancora abbiamo per esempio Aretha Franklin, che è stata la prima donna a entrare nella Rock and Roll of Fame nel 1987, la prima donna afroamericana, così come l'attrice che ha impersonato Mami in Via col vento, Hattie McDaniel, è stata la prima afroamericana a vincere l'Oscar. Tutte donne che con il loro coraggio, con il loro impegno sono riuscite effettivamente a dare speranza a tutte le donne che poi sono venute dopo e che ancora vedono in loro dei modelli dai quali non si può prescindere. Io penso che queste donne del passato abbiano in comune con le 100 donne per tutte proprio il coraggio di rompere degli schemi, di portare avanti con coraggio la cultura del cambiamento e quindi queste donne, come dire, sono tutte unite da un filo anche invisibile, ma che poi in realtà viene fuori nel momento in cui le donne fanno rete e le donne guardano ad altre donne ed è lì che poi trovano il coraggio per affrontare le proprie sfide. Quindi io sono estremamente felice di aver partecipato al progetto 100 Donne, quindi ringrazio ancora Arianna Piggini, perché ho avuto la possibilità di incontrare, di conoscere delle donne fantastiche che mi hanno arricchito sia umanamente che professionalmente. Per cui io davvero mi auguro che questo discorso, che questi temi, che questi progetti vadano avanti, perché solo facendo rete, solo essendo di supporto l'una all'altra si può effettivamente cambiare qualcosa in questo mondo così maschilista e patriarcale. Grazie Chiara dell'intervento, come sempre. Grazie a voi, grazie a voi. E adesso quindi ci prendiamo su. Assolutamente. Questo, se posso dire una cosa, questo è il vino che invece fa il mio papà. È una produzione quindi casalinga fatta con le uve del Beneventano, famosissime, le conoscete tutti. E questa è una lunga tradizione di famiglia, lo faceva mio nonno, lo fa adesso mio padre con i cugini da tanti anni e quindi insomma ci tengo a brindare in questo modo con voi. Sì, un brindisi anche a papà. Mi rendi una donna felice, perché per me il vino è parte integrante della mia vita. Appena ci incontreremo te lo farò assaggiare. Te lo farò assaggiare sicuramente. Solo per il vino. Io propongo, se Valentina me lo sposa, che nel nostro palinsesto dobbiamo mettere una puntata solo dove si parlerà del vino, a che fare con il mondo del vino, con le aziende del vino, perché ci sta, perché siamo fra donne, perché dobbiamo fare rete. Valentina, cosa ne dici? Ti piace? Sì, e poi ti posso dire una cosa, ma anche il cibo, scusa, facciamo una bella puntata sul cibo. Sì, è la gastronomia in generale. Assolutamente. Guarda, io ci bevo un attimo perché ci sta. Beviamoci ancora su? Sì, beviamoci su. Poi se ho un minuto di tempo, volevo concludere
Vai, vai. Non ho sentito, scusa. Sì, volevo concludere con una frase che mi è piaciuta tantissimo, che sicuramente conoscerete, ma io davvero la trovo bellissima, ed è di una femminista canadese, Charlotte Whitton, che dice: le donne devono fare qualunque cosa 2 volte meglio degli uomini per essere giudicate brave la metà. Per fortuna, noi aggiungiamo, non è difficile. Giusto, brava. Guarda, senti, io non so se l'hai detto, e se l'hai detto me lo sono preso perché sono io che ho bevuto magari un mezzo bicchiere di troppo, ma il tuo slogan? Sì, allora ecco, ho pensato a questo slogan perché in realtà, se ci pensiamo, no, già la nascita stessa è qualcosa di divino, e a chi spetta questa nascita? Alle donne, quindi c'è un collegamento tra il cielo e la terra. Il fatto stesso che anche noi donne, no, siamo molto collegate alla luna, quindi qualcosa che appunto ha a che fare col cielo, secondo me rende bene l'idea di questa nostra, come dire, questa nostra struttura un po' a metà tra essere, tra virgolette, divino e terrestre, perché effettivamente a volte le donne fanno delle cose pazzesche, incredibili. Quindi sono un po' degli angeli e al tempo stesso riescono a trasformare in qualcosa di bello tutto quello che arriva nelle loro mani. Certo, tratta Assolutamente. l'umanità, perfetto. Assolutamente, assolutamente. Io, Doniamo la vita. Chiara e Arianna, vi ringrazio veramente tanto per questo tempo che ci avete dedicato, però abbiamo Stefania che è con noi questa sera, Stefania Mancini, che immagino voi conoscete molto bene, e che Certo. ha Sì. avuto la gentilezza di stare con noi fino adesso e ha scritto questa. Allora, intanto diciamo che a fronte del fatto che abbiamo pubblicato, abbiamo messo in chat la scritta, se avete domande o comunque commenti potete scriverli perché ne parleremo fra poco. Stefania Mancini dice: domande no, ma considerazioni sì. C'è tanto da fare e la strada è molto lunga, stereotipi e pregiudizi da combattere, educazione al genere su cui insistere e tanto rispetto da esigere. Ecco, Stefania, non me ne volere, pubblico solo queste e non le altre che tu hai messo, perché hai fatto delle considerazioni fantastiche. Però vorrei prendere spunto da quello che ha scritto Stefania, aggiungendo un pezzettino. Siccome il sottotitolo di questo talk show è La donna colta e libera, vorrei agganciare questi due concetti. Il fatto che c'è molto da fare, la strada è lunga, ci sono stereotipi, ci sono pregiudizi da combattere, c'è un'educazione di genere da fare, ma c'è la cultura di mezzo. Quindi la domanda che faccio alle nostre ospiti è: quanto secondo voi la cultura pesa nei confronti di questo cambiamento, di questa evoluzione che deve essere fatta per passare da una condizione in cui ci troviamo oggi, che purtroppo non è ancora di gender equality, e quindi c'è molta strada da fare a tutti i livelli. Non so chi di voi due vuole rispondere. Apriamo un tavolo di discussione perché abbiamo più o meno una ventina di minuti, ma vorrei farlo in modo leggero, cioè cerchiamo di dare degli spunti di riflessione a chi è con noi questa sera o chi ascolterà il nostro talk anche in differita. Decidete voi chi vuole parlare. Vado in ordine alfabetico? Vai tu, Vai, Arianna. Arianna. Assolutamente la questione culturale è importantissima, anzi anche perché abbiamo sempre detto che proprio il cambiamento è culturale, un cambiamento che deve arrivare dal basso, un cambiamento che deve arrivare da tutti noi. Noi cerchiamo di farlo soprattutto con i ragazzi e con le giovani generazioni, perché se parliamo a un uomo, oppure se parliamo a un certo tipo di persone, comunque sono, ormai un po' arrivate nella loro vita, certi tipi di atteggiamenti non è che cambiano così facilmente, però quello che facciamo noi appunto è sensibilizzare. I cambiamenti dobbiamo farli insieme. Noi c'è stato un periodo che poi si è fermato, anche perché non era molto facile, dove avevamo avuto l'idea appunto di creare i 100 ambassador, uomini
che facessero questo, cioè insieme a noi lanciassero questo messaggio, no? Di unione tra le due, appunto, tra i due generi, proprio per cercare di sensibilizzare, cercare di far parlare anche loro. Qui noi cerchiamo di farlo, cioè con le 100 donne, ecco, Stefania Mancini è un'altra delle 100 donne per tutte, e lei, lei è molto, molto attiva, soprattutto nell'ambito delle STEM, è una manager affermata, e cerchiamo di lanciare il messaggio culturale in tutti i settori, e soprattutto con i ragazzi nelle scuole. E infatti una settimana fa abbiamo fatto un convegno al Liceo Visconti di Roma, proprio parlando di questo ai ragazzi. I ragazzi dicevano: ma come possiamo fare per cercare di, come si può capire, oppure come si può arginare questo fenomeno? Ma in quel contesto parlavamo appunto della violenza domestica, e noi abbiamo detto, io ho risposto, cioè è questo che stiamo facendo, parlare e condividerne. Noi più ne parliamo diciamo, dei vari argomenti, e più comunque c'è quella consapevolezza poi di un cambiamento reale, perché non si percepisce. Quindi partire dai bambini, partire appunto le varie fasce d'età, fino ad arrivare poi alla consapevolezza, e magari un giorno non avremo più la necessità di parlarne di questo, no? Piano piano le cose stanno cambiando, c'è tanto da fare, perché è molto vero, anche perché facciamo dei passi avanti e tanti se ne fanno indietro. Lo Stato non è che aiuta tantissimo, e quindi però le donne hanno quella forza necessaria per andare avanti, perché comunque sanno fallire, ma sanno anche, io dico, rimboccarsi le maniche e andare avanti. Quindi anche se ci sono dei momenti che ci rallentano, comunque siamo sempre qui per fare di più, e per dire, ecco, per portare avanti un cambiamento culturale che ci deve essere per forza. Questo è il messaggio che cerco di dare, è questo. Certo, Chiara? Arianna, grazie infinite, molto importante. Io ne approfitterei anche di chiedere una cosa a Chiara, visto che ne abbiamo brevemente parlato ieri quando facevamo le prove di trasmissione, come si dice, no? Perché quando abbiamo fatto a novembre il lancio ufficiale della nostra sezione dell'associazione, che si chiama The Impactful Women Network, abbiamo fatto una 24 ore da 24 countries di live progressivo, e quando è toccata l'ora dell'Italia e io dovevo presentare come National Director italiano, assieme al mio collega, i nostri obiettivi, che cosa volessimo fare, io ho voluto andare un po' a cercare le statistiche, quindi dei numeri, no? Dei numeri che mi dessero una visione un pochino più concreta rispetto a quella che è la situazione delle donne in Italia, e proprio relativamente al fatto della cultura. Quindi, allora, diciamo che in generale l'Italia purtroppo si colloca, per quello che riguarda il mondo donna, alla fine di tutte le varie classifiche a livello europeo. In alcuni casi siamo gli ultimi, e in alcuni casi siamo i penultimi, e l'ultimo è la Grecia, quindi non è che siamo proprio ben messi. E questo purtroppo include anche la violenza, come tu, Arianna, mi hai detto, perché i numeri sono paurosi. Ma se noi andiamo a guardare l'Italia in quanto tale, abbiamo, per quello che riguarda la cultura, e quindi la situazione delle donne italiane in termini di formazione, educazione, scuola, siamo ben messe rispetto agli uomini. Cioè, le donne in Italia hanno, a livello di formazione, una formazione superiore rispetto agli uomini. Non me ne volete, questi sono i numeri che ci danno conforto. Quindi abbiamo più laureate rispetto a laureati. Le donne sono quelle che prendono più specializzazioni o più master. D'altro conto, però, non le viene riconosciuto questo valore che hanno, perché a livello poi di impiego, di lavoro, purtroppo sovente
sono posizionate in lavori che sono sottodimensionati rispetto alle loro capacità, rispetto al loro titolo di studio, non parliamo poi degli stipendi. Quindi vorrei lanciare un po' la palla a te, a Chiara, se vuoi dire due parole su questo argomento, ma anche tu Valentina in ogni caso, se vogliamo aprire un po' una discussione abbiamo 6 minuti, quindi se vogliamo spendere 4 minuti su questa cosa mi farebbe piacere. Vai, Sì, Chiara. sì. Allora, ecco, io in effetti mi trovo sì con te, perché così statisticamente le donne sono più qualificate degli uomini, però in realtà la percentuale di donne che lavora in Italia è bassina, siamo sul 40-42%, ma se guardiamo le percentuali del sud è ancora peggio. Al sud lavora meno di una donna su due. Purtroppo questo sicuramente dipende dal mondo del lavoro, indubbiamente da come è strutturato già il mondo del lavoro, dalle possibilità che offre in partenza, e poi ovviamente dipende anche molto dalla mentalità che c'è. In Italia si sente molto questo gender gap, questa differenza tra uomo e donna, anche quando ricoprono le stesse posizioni, gli stipendi sono diversi. In più, addirittura per quanto riguarda le donne, c'è un limite chiamato tetto di cristallo, praticamente il tetto al di là del quale pare che le donne non possano, perché non vogliono gli altri che ci arrivino, alle posizioni apicali. E quando invece succede, perché c'è una grande preparazione, una grande determinazione, una grande bravura, comunque le donne subiscono un trattamento economico diverso, inferiore rispetto a quello dell'uomo nella stessa posizione. Questa, ecco, è un'altra grande ingiustizia che viviamo in questo paese. Quindi molto spesso leggiamo di donne che hanno addirittura smesso di cercare un lavoro perché non lo trovano, quindi arrivano a un punto in cui decidono di non cercarlo più. Di conseguenza la società tende poi a rimanere così patriarcale, maschilista, con l'uomo che va al lavoro e la donna che resta a casa, perché in realtà la donna ha poche possibilità in questo paese. Cioè, ci sono delle lauree che hanno praticamente sbocco zero. Per tanti altri settori anche, vi dico una cosa. Com'è? Volevo dire una cosa, che in Sicilia il 40% delle donne non ha un conto corrente. Quindi, ecco, da qui immaginiamo qual è la difficoltà appunto del mondo del lavoro e del mondo delle donne. Cioè, non avere un conto corrente vuol dire non avere una tua autonomia, e quindi devi essere per forza, questo è uno, diciamo, dei vari, no? La violenza, chiamiamola psicologica, che poi viene appunto perpetrata anche sul fatto di avere un'autonomia personale. Quindi Sì. 40% di donne che non hanno un conto corrente, insomma, la cosa fa pensare, ecco. Certo, perché purtroppo si va a determinare la dipendenza della donna dall'uomo, che in realtà c'è sempre stata. Ed è proprio questo meccanismo che andrebbe un po' intaccato. Però mi rendo anche conto che se l'Italia non investe nella ricerca, non investe in tanti settori, ma queste donne dove le dovremmo impiegare? Cioè, io leggo costantemente che intorno al mondo del lavoro ci sono tanti problemi, perché in realtà l'Italia avrebbe proprio bisogno di una riforma del lavoro che proprio lo rivolti un po' questo meccanismo, perché abbiamo stipendi fermi e bloccati da 20 anni, da poco tempo hanno ricominciato a fare dei concorsi, cioè ci si deve chiedere perché magari a 45-50 anni un uomo o una donna anche cambiano totalmente percorso di vita per andare a fare magari un lavoro statale che non avevano considerato fino a 20 anni prima, perché si pensava che invece nel privato avrebbero fatto più carriera, avrebbero guadagnato di più. Però poi ci troviamo di fronte a delle realtà che sono poi completamente diverse, per cui spesso la donna preferisce stare a casa piuttosto che andare a farsi sfruttare da qualcuno.
Quindi bisognerebbe intervenire nelle politiche sociali per creare asili nido, strutture per far sì che la donna possa andare al lavoro, quindi non caricare la famiglia di tutti questi di tante spese. Bisognerebbe riformare il mondo del lavoro, bisognerebbe aumentare gli stipendi, insomma il discorso C'è tanto da fare. sì, c'è tantissimo da fare, perché in realtà poi tutti i discorsi sono legati l'uno all'altro, per cui se ci troviamo in questa condizione è perché è da tanto tempo che in effetti le cose vanno così e nessuno fa nulla per cambiarle veramente. Anche nell'ambito lavorativo ultimamente appunto si era portato avanti un discorso già fatto in precedenza sulla certificazione di genere. Questo è una piccola cosa che magari si potrebbe trattare appunto in un altro incontro, la certificazione della parità di genere, proprio che tratta questo, il livello salariale, la paternità, il congedo parentale. Quindi insomma ci sono altre tematiche che andrebbero affrontate, anche perché insomma molte aziende si stanno adoperando proprio per prendere questa certificazione, che non è una cosa molto semplice, perché comunque l'azienda va strutturata proprio perché lavorino sia l'uomo che la donna. Quindi esatto, sì. voglio dire, è una cosa molto importante, certo. una cosa anche questa da magari con Simonetta poi la tratteremo. Sì, in una trasmissione ad hoc, Assolutamente. perché sono della sua importanza. Dato che il tempo sta per scadere, posso mostrare il libro 100 donne per tutte? Eccolo qui. Si vede? Sì. Sì, Assolutamente, si vede. Ecco, Poi è possibile comunque, acquistarlo a perfetto. cura di Arianna Pigini. Eccolo qua, 100 donne per tutte, per chi volesse leggere le biografie di queste 100 donne. Benissimo. Senti Chiara e Arianna, andremo a mettere nella descrizione comunque di questo evento su YouTube anche magari il link dove è possibile accedere per acquistare il libro, se vi fa piacere, ok? Va bene, grazie, certo, grazie. Bene, sì. Tempo scaduto, Simonetta, dotiamo i saluti. Valentina, vuoi aggiungere? Argomenti che subito vola il tempo. È vero, è stata un'ora bellissima, piacevolissima ed è volata. Ed è proprio volata. Ci vuole, facciamoli più spesso questi incontri. Allora facciamo un brindisi? L'ultimo brindisi. Vabbè, grazie Ci vediamo infinite. il prossimo. E grazie mille. Grazie. Ciao, grazie. Allora, Ciao. io ringrazio Arianna, ringrazio Chiara, ringrazio Valentina, ringrazio Radio Dream on Fly e Valentina, diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori per la prossima settimana. Venerdì, argomento coraggio. Un'ora Diciamo dopo probabilmente, perché abbiamo un ospite particolare che per esigenze dovremo spostare di un'ora, ma stay tuned, come dicono, importantissima. Il titolo e il tema della prossima settimana, vuoi dirlo tu Valentina? Argomento coraggio, e non diciamo di più, il coraggio delle donne. Ok, già, questa è la mia non parola. facciamo lo spoiler della prossima settimana, perché vi garantisco che sarà interessante. Quindi, giusto per non dimenticare dove siamo in questo momento, siamo qui in streaming live su Radio Dream on Fly, sul canale YouTube di Spirit on the Game. Se vi siete divertiti, se la cosa vi ha interessato, ci fa veramente un grande piacere. Noi siamo delle improvvisate, ovviamente, ci mettiamo il cuore in quello che stiamo facendo. Speriamo che questo piccolo talk show improvvisato comunque possa continuare, ma siamo certe che le persone che decidono di passare con noi quest'ora sono delle persone fantastiche, aperte e che ci supporteranno fino alla fine. E che cambieranno Io il mondo. Vi ringrazio. Esatto.
Esatto, vi ringrazio. Buon coraggio a tutte allora. Alla prossima settimana. Grazie, Ciao. arrivederci a tutti. Ciao, Un abbraccio. grazie. Buon weekend. Ciao, Ciao, grazie. Ciao.